Premiamo F5, selezioniamo la nostra campanellina e come vedete ora è cambiato anche il colore. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione delle notifiche da visualizzare nella sezione centrale del nostro CMS. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a generare una funzione JavaScript che ci permetterà di visualizzare un pop-up con l'elenco dei nostri avvisi. Quindi al passaggio del mouse sulla nostra campanellina visualizzeremo un pop-up con l'elenco degli avvisi visualizzati nell'home page. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, nel file account personale e nella nostra immagine con la notifica inseriamo l'evento al passaggio del mouse, quindi on mouse over, e gli diciamo di richiamare una funzione che andremo adesso a creare, che la chiamiamo show pop-up, aperta e chiusa tonda. E nell'intestazione del nostro file definiamo una nuova funzione che la chiamiamo ovviamente show pop-up, aperta e chiusa tonda, che non riceve in ingresso nulla, aperta e chiusa graffa, e per prima cosa definiamo alla chiamata della funzione un alert a video, giusto per vedere se stiamo procedendo nel modo corretto. Quindi premiamo F5, passiamo col mouse sulla nostra campanellina e come vedete la funzione viene richiamata e giustamente l'alert viene mostrato a video. Perfetto, quindi la chiamata sta procedendo nel modo corretto. Come prima cosa dobbiamo visualizzare una nuova pagina. Quindi per visualizzare una nuova pagina con JavaScript dovremo dirgli window.open, aperta e chiusa tonda, e la funzione già di per sé funziona così. Poi vediamo quali parametri poterli passare alla nostra funzione. Quindi salviamo, premiamo F5, passiamo col mouse. Qua ci sta dicendo che Firefox sta bloccando alcuni pop-up. Consentiamo la visualizzazione. Come vedete ci ha aperto semplicemente una nuova scheda del browser. Eccola qua. Come vedete al passaggio ci apre una nuova scheda. Ora innanzitutto definiamo la variabile style pop-up, la chiamiamo, e vediamo di definire alcune caratteristiche grafiche per il nostro pop-up. Innanzitutto gli diciamo che lo vogliamo superiormente distanziato di 10, virgola, poi gli diciamo che vogliamo che abbia una larghezza di 350, virgola, un'altezza di 500, poi gli diciamo status uguale no, menu bar uguale no, toolbar uguale no, e scroll bar uguale no. Bene, e alla nostra funzione gli passiamo il primo dato vuoto, il secondo dato vuoto e il terzo gli passiamo le direttive per il pop-up, quindi quelle che abbiamo appena definito, quindi style pop-up, la nostra variabile. Quindi salviamo, premiamo F5, ripassiamo nuovamente sulla campanellina e come vedete il pop-up ha assunto le dimensioni che le abbiamo stabilito e non è stata aperta un'ulteriore scheda ed è stata aperta, scusate, una finestra al posto di una nuova scheda. Perfetto, quindi in questo modo siamo in grado di andare a generare un pop-up. Ora
Tramite il primo parametro noi possiamo inserire un indirizzo esterno da visualizzare oppure direttamente anche una pagina nostra all'interno del nostro server. Quindi per prima cosa andiamo a creare un nuovo file e lo salviamo all'interno della cartella privata come notifiche.php. All'interno di questo file ci stampiamo tramite il PHP, ci stampiamo ciao, salviamo e nella nostra funzione JavaScript, quindi nel primo campo, gli scriviamo il percorso, quindi privata / notifiche.php. Quindi vogliamo caricare il contenuto di questo file all'interno del pop-up. Salviamo, premiamo F5, ripassiamo nuovamente sopra la nostra campanellina e come vedete viene richiamato correttamente il file che abbiamo appena creato e a video abbiamo stampato ciao. Perfetto, quindi in questo modo abbiamo richiamato correttamente il nostro file. Ora, quello che vogliamo fare è innanzitutto alla deselezione, quindi all'on mouse out della nostra campanellina e andare a disattivare il pop-up. Questo perché ogni volta che viene passato il mouse sopra la campanellina, come vedete, vengono creati tanti pop-up che ovviamente sono inutili. Quindi quello che dobbiamo fare noi è all'on mouse out, quindi alla deselezione della nostra campanellina, andare ad eliminare quel pop-up. Per fare questo, innanzitutto dobbiamo definire una variabile al di fuori della funzione che sia accessibile a tutti, quindi var pop-up, e quando viene chiamata la funzione per mostrarlo, lì diciamo che pop-up sarà uguale a Windows Open del nostro pop-up. Bene, e poi definiamo una nuova funzione che la chiamiamo hide pop-up, che non prende in ingresso nulla, e gli diciamo semplicemente pop-up.close, aperta e chiusa tonda, quindi lo andiamo semplicemente a cancellare. Perfetto. E poi ovviamente all'on mouse out della nostra immagine, quindi on mouse out, gli diciamo hide pop-up, quindi richiamiamo la funzione per eliminarlo. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, passiamo col mouse e ovviamente viene mostrato il pop-up, ci spostiamo e come vedete il pop-up viene eliminato, viene chiuso. Bene, ora all'interno del nostro file, quindi notifiche.php, come abbiamo fatto nella nostra home page, dobbiamo andare a ricavarci quindi tutti gli avvisi dalla tabella avvisi personali, inner join con la cronologia degli avvisi e visualizzarli all'interno di questa pagina. Quindi per prima cosa dobbiamo includere, perché non stiamo più lavorando all'interno dell'area privata e quindi dobbiamo richiamare all'interno di questo file la connessione, quindi usciamo dalla cartella privata con i due punti, entriamo nella cartella include e includiamo il file connessione _db.php. Poi, come abbiamo fatto per l'home page, quindi utilizziamo la stessa query, andiamo a ricavarci sostanzialmente gli stessi dati. Quindi ci ricaviamo tutte le occorrenze dell'avviso e nel caso della corrispondenza anche la data dalla tabella cronologia. Bene, e poi
Definiamo allo stesso modo adesso, quindi la data e l'orario in cui viene richiamato il file, e poi ci stampiamo la tabella con i nostri avvisi. Quindi dal file homepage ricaviamo e inseriamo la tabella ed eliminiamo i dati che per il momento non ci servono, come la cella con i nostri pulsanti. Perfetto. Poi qua dobbiamo chiudere il PHP, poi dobbiamo includere la funzione per convertire la data, quindi richiameremo allo stesso modo dalla tabella include la funzione controllo data.php e poi dobbiamo far partire la sessione, quindi session start, perché altrimenti session start, altrimenti non avremo accesso alla variabile sessioni di utente. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, passiamo col mouse sopra la nostra campanellina e come vedete sono stati visualizzati correttamente i nostri 3 avvisi e non hanno le direttive grafiche, perché ovviamente il nostro file, quindi il nostro file notifiche.php non ha il file CSS integrativo. Quindi quello che dobbiamo fare è definire i tag principali della pagina, quindi HTML aperto e chiuso. Poi dobbiamo definire il tag add aperto e chiuso e qua richiamare il nostro file CSS con link rel stylesheet type text CSS e il percorso dove risiede, quindi privata. No, in realtà siamo all'interno già della cartella privata, quindi in css/stile.css. Bene, poi dobbiamo aprire il tag body, racchiudere la nostra tabella e chiudere nuovamente il tag body. Perfetto, quindi salviamo. Passiamo nuovamente sopra la nostra campanellina e come vedete ora viene richiamato correttamente il file CSS e viene anche stilizzato come nell'home page. Perfetto, ora visto che ci siamo, lì cambiamo magari il colore e quindi all'interno del file CSS definiamo anche le direttive per il td class notifiche. Lo chiamiamo così. Scegliamo un colore differente dal verde, magari li impostiamo questo rosa qua e nella tabella avvisi qua invece di class promemoria richiamiamo class notifiche. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo la nostra campanellina e come vedete ora è cambiato anche il colore. Perfetto, ora andiamo a nascondere i nostri avvisi. Come vedete è stato nascosto un avviso e qua viene conteggiato correttamente in 2. Perfetto, nascondiamo anche gli altri. Bene, ora qua in realtà il div, se non c'è nessun avviso attivo, lo deve nascondere. Quindi qua apriamo il PHP, anzi il div lo definiamo dopo, quindi qua gli diciamo if num avvisi è maggiore di 0
Allora, ecco, e ci stampiamo il nostro div. F5, perfetto, come vedete viene eliminato, e allo stesso modo la chiamata della funzione, quindi nel file notifiche, gli diciamo num avvisi uguale a 0, quindi definiamo la variabile numero avvisi uguale a 0. Ad ogni ciclo while la incrementiamo di 1 se ci sono avvisi. Bene. E al di fuori del ciclo while gli diciamo if num avvisi uguale a 0, ecco tr td, quindi aperto e chiuso, e al suo interno ci scriviamo nessun avviso disponibile. Quindi salviamo, F5, ripassiamo col mouse e come vedete ora ci stampa correttamente nessun avviso disponibile. Ora ripristiniamo i nostri avvisi e li mettiamo visibili. Perfetto, e come vedete viene aggiornato correttamente anche il conteggio. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla definizione del form per la personalizzazione della propria area privata.